Buongiorno amici, ben ritrovati. Quest'oggi parliamo di Darwin e anche del darwinismo, cioè parliamo di Charles Darwin e della sua teoria dell'evoluzione biologica, cercando almeno un minimo di inserire Darwin e la sua opera all'interno di un contesto. E infatti le idee di evoluzione biologica non nascono certamente con le opere di Darwin. Già nel Settecento, e ne abbiamo parlato nelle nostre lezioni sull'illuminismo, io vi spingo ad andare ad ascoltarle, già nel Settecento si era affermata una teoria, a volte più filosofica che scientifica, chiamata trasformismo. Trasformismo è quello che noi oggi chiameremmo evoluzionismo, una visione evoluzionistica della natura e degli esseri viventi. L'idea che le specie non sarebbero state create da Dio così come le vediamo, ma si sarebbero sviluppate da specie più semplici, molte delle quali sarebbero estinte. Paradossalmente l'ipotesi evoluzionistica fu favorita dalle opere di un importante personaggio che evoluzionista non era, ovvero Linneo, Carlo Linneo, che vive tra il 1707 e il 1779. Linneo non era un evoluzionista, era un fissista, oggi diremmo probabilmente un creazionista. Credeva appunto che le specie non si fossero evolute l'una dall'altra, ma fossero state create in maniera uniforme da Dio. Quindi all'epoca si usavano termini, nel Settecento si usavano termini come trasformismo o fissismo. Oggi il trasformismo lo chiamiamo evoluzionismo, il fissismo lo chiamiamo creazionismo. Linneo quindi era un fissista, tuttavia fu proprio la sua puntigliosa e sistematica classificazione degli esseri viventi che mise in evidenza che le differenze tra le specie potevano essere rappresentate come una scala dal meno perfetto al più perfetto. Cioè la la tassonomia di Linneo rese visibile anche le analogie tra le parti e le funzioni degli esseri viventi. Quindi, se gli animali possono essere ordinati dal più semplice al più complesso, come aveva fatto Linneo, si può anche pensare che essi siano evoluti dal più semplice al più complesso. L'anatomia comparata fece balenare l'ipotesi trasformistica, evoluzionistica. Queste idee, le idee dell'evoluzionismo, furono abbracciate prima di Darwin nel Settecento da personaggi come Maupertuis oppure Buffon, che erano due naturalisti, oppure il loro collega illuminista Diderot, più da un punto di vista filosofico. Diderot quindi parla dell'evoluzionismo più come ipotesi filosofica generale, senza precisi e dettagliati riferimenti scientifici. Ripeto, abbiamo già parlato di questi anticipatori dell'evoluzionismo lamarckiano e darwiniano nelle lezioni a loro dedicate. Altri personaggi, anche molti cristiani, iniziarono a pensare piuttosto ad una variazione di un unico tipo originario, una sorta di modello platonico del vivente. Tuttavia le anticipazioni settecentesche di Darwin, lo ripeto, esistono. Nel 1794 Erasmus Darwin, che vive dal 1744 al 1828, e nel 1794 questo Erasmus Darwin, che è il nonno di Charles Darwin, elaborò una teoria dell'evoluzione in base alla quale gli animali si sarebbero accresciuti sviluppando nuove parti in risposta agli stimoli dell'ambiente. Il francese Jean-Baptiste Lamarck, che vive tra il 1744 e il 1829, Lamarck formulò una nota teoria evoluzionistica differente da quella successiva di Charles Darwin, esposta l'opera di Lamarck, Filosofia biologica del 1809. Lamarck ritiene che in natura esista una tendenza all'organizzazione e una tendenza alla disgregazione. La vita, secondo lui, sarebbe derivata dalla generazione spontanea.
e la vita, secondo lui, si evolve in specie sempre più complesse fino alla più complessa di tutti, ovvero la specie umana. L'evoluzione, secondo Lamarck, si basa sulla tendenza all'organizzazione e sulle sfide dell'ambiente. Ogni organismo, sostiene Lamarck, di fronte alle minacce della natura, alle sfide dell'ambiente, modifica la propria organizzazione, tende ad usare un organo o una parte del corpo e a non usare un altro organo o altre parti del corpo. Quindi ogni organismo vivente sviluppa un organo, atrofizza un altro organo. Famoso l'esempio della giraffa. Dice Lamarck: se la giraffa deve raggiungere le foglie in alto per nutrirsi, molto in alto, questo sforzo fa allungare il collo delle giraffe. Oppure, se i palmipedi iniziano a nuotare nell'acqua, si ingrandiscono le membrane alle estremità. Oppure gli occhi delle talpe si atrofizzano se le talpe vivono nell'oscurità. Secondo Lamarck, i nuovi caratteri acquisiti dagli individui vengono trasmessi ereditariamente ai discendenti e possono affermarsi come caratteri della specie. Lamarck ovviamente non conosceva il DNA, la genetica. Noi sappiamo che l'ereditarietà dei caratteri acquisiti durante la vita non avviene. Se io mi taglio il naso, per esempio, mio figlio non nascerà senza naso, bensì con un naso simile a quello con cui sono nato io, che deriva dal mio corredo acquisito. E Lamarck invece pensa che pian piano la modificazione in vita dei caratteri di padre in figlio trasformerà una specie in un'altra. Lamarck, come gli evoluzionisti precedenti, si basava anche sui fossili di animali estinti che venivano reperiti in sempre maggior quantità. Queste specie estinte sarebbero gli antenati delle specie attuali, dimostrando così che le specie cambiano e alcune scompaiono. Le idee di Lamarck furono criticate proprio dal fondatore della moderna paleontologia, Georges Cuvier, che vive tra il 1769 e il 1832. Egli considerava i fossili non testimonianze di specie che avevano originato le specie attuali, bensì testimonianze di specie scomparse a causa di cataclismi, specie che non avevano avuto eredi. Molti cristiani la pensavano allo stesso modo, facendo riferimento addirittura al diluvio universale. I fossili sarebbero appartenuti a specie non sopravvissute al diluvio universale. Anche il naturalista Charles Darwin, che nasce nel 1809 e muore nel 1882, di cui ci occupiamo specificamente in questa lezione, all'inizio credeva alla fissità delle specie e alla creazione di ogni specie da parte di Dio. Poi solo in seguito cambiò idea, appunto in seguito al viaggio intorno al mondo a cui partecipò sul brigantino Beagle dal 1831 al 1836. Darwin osservò animali leggermente diversi in territori vicini e ipotizzò che in ogni zona un gruppo di animali avesse sostituito il gruppo precedente in relazione ai cambiamenti ambientali. Una variazione lenta e continua nel tempo. Inoltre Darwin notò resti fossili di grandi animali preistorici simili ai più piccoli animali che vivevano nella stessa zona. Famose sono le osservazioni di Darwin nelle isole Galapagos, isole del tutto simili da un punto di vista ambientale, da un punto di vista morfologico e climatico, ma che mostravano flora e fauna sensibilmente diverse l'una dall'altra. Darwin studiò anche la selezione degli animali domestici e delle piante da parte degli uomini. Gli allevatori, aveva notato Darwin, producono piante ed animali più utili ed efficienti, sempre più utili, sempre più efficienti, sempre più migliorate da un certo punto di vista. Ma come poteva questa selezione avvenire anche in natura, in assenza dell'allevatore? A Darwin sembra che le specie si modifichino poco a poco, ma non per l'azione dell'ambiente esterno e non, a differenza di quel che aveva scritto Lamarck, per volontà degli organismi. D'altra parte, commenta Darwin, come si può parlare di volontà o di intenzionalità nel caso delle piante? Gli organismi
dice Darwin, si adattano all'ambiente in base a variazioni di cui lui non capisce il meccanismo e che si possono in un certo senso chiamare casuali, variazioni che vengono trasmesse ai discendenti. Le variazioni favorevoli all'ambiente vengono mantenute. Le variazioni sfavorevoli all'ambiente e alla sopravvivenza vengono distrutti. Ad esempio, in un'isola delle Galapagos vivono alcuni fringuelli, questi fringuelli B, provenienti da un'isola vicina, dall'isola A, dove ci sono i fringuelli A. Alcuni esemplari di fringuelli B nascono casualmente, del tutto casualmente, con un becco più lungo e più sottile rispetto agli altri. Vedete che il becco del fringuello B, qui, è più aguzzo, più lungo rispetto al becco del fringuello A. Questa mutazione è del tutto casuale, possiamo dire. A differenza dell'isola da cui sono provenuti, nel nuovo ambiente il cibo dove si trova? Si trova all'interno di cavità più profonde e più strette. Vedete qui, in questa cavità, mentre nell'isola precedente la cavità era meno profonda ed era più larga. E quindi che cosa succede? I fringuelli, tra virgolette, modificati B riescono a mangiare più agevolmente e in maggior quantità rispetto ai fringuelli non modificati, i fringuelli A. Infatti i fringuelli modificati si adattano meglio all'ambiente. Vedete, hanno un becco che può raggiungere la profondità di questa cavità. Invece i fringuelli precedenti non modificati hanno un becco troppo largo e troppo piccolo, non arrivano nel fondo della cavità e quindi hanno difficoltà a ghermire il cibo. E quindi che succede? Che i fringuelli modificati, capite, si adattano meglio all'ambiente, dunque hanno più probabilità di sopravvivere rispetto agli altri e di sopravvivere fino all'età dell'accoppiamento. I fringuelli non modificati, i fringuelli di tipo A, muoiono di fame perché non riescono a raggiungere il cibo e se sopravvivono sono diventati troppo deboli per vincere la lotta per l'accoppiamento. Quindi i caratteri dei fringuelli modificati B si diffondono all'interno del gruppo e ben presto si imporranno totalmente. La variazione diventa lo standard, i caratteri mutati si adattano all'ambiente e si stabilizzano. I fringuelli privi della variazione utile, i fringuelli di tipo A, non si riproducono, la vecchia forma del becco si estingue, i fringuelli modificati hanno prevalso nella lotta per l'esistenza, ovvero per l'alimentazione e per la riproduzione. Al contrario, le tante altre variazioni che non si adattano all'ambiente, le tantissime variazioni che non si adattano all'ambiente, che non servono a mangiare meglio, di più, più facilmente e a riprodursi di più, queste variazioni non facilitano la nutrizione e la riproduzione e quindi non vengono conservate. Secondo Darwin le specie sono popolazioni, gruppi che interagiscono e competono nella riproduzione e nella lotta per il cibo. All'interno del gruppo si producono delle variazioni di cui Darwin non riesce a comprendere la causa, variazioni trasmissibili ai discendenti. E noi oggi sappiamo che si tratta di variazioni genetiche, ma non ereditate, variazioni di tipo morfologico, fisiologico, ma anche comportamentale, quindi anche variazioni non visibili. Ad esempio, in una popolazione di serpenti, metà nascono con il capo protetto da scaglie, l'altra metà nasce senza le scaglie. Si tratta del principio di variazione alla base dell'evoluzionismo darwiniano e questa variazione è casuale, non ha una vera e propria spiegazione. Alcuni individui di una specie nascono con dei geni, con un genoma leggermente modificato. Noi oggi potremmo dire un errore di trascrizione dell'RNA, insomma qualcosa del genere. Questo è il principio di variazione.
I serpenti, continuando nel nostro esempio, i serpenti con il capo protetto hanno maggiori possibilità di sopravvivere, per esempio possono essere, non so, possono diventare il doppio degli altri a raggiungere l'età adulta e hanno maggiori possibilità di riprodursi, trasmettendo così i loro caratteri ai discendenti. Si tratta del principio della selezione naturale, quindi principio di variazione e principio di selezione naturale. Così questi caratteri si affermano e i vecchi caratteri scompaiono. Perché sono utili alla sopravvivenza all'interno della situazione ambientale in cui appaiono? Darwin parla di sopravvivenza del più adatto, famosa frase di Darwin, survival of the fittest. Attenzione, Darwin non dice sopravvivenza del più forte, dice sopravvivenza del più adatto, the fittest, non the strongest. Spero che la differenza tra Darwin e Lamarck sia chiara. Non è vero, come diceva Lamarck, che le giraffe allungano il loro collo in base ad un comportamento volontario, cioè in seguito allo sforzo di raggiungere il cibo che si trova più in alto. In realtà avviene che alcune giraffe nascono già con un collo più lungo della media, e non perché lo ereditano dai loro genitori, attenzione, è per un mutamento casuale del genoma. Queste giraffe sono favorite nell'alimentazione e sono favorite nell'accoppiamento e la loro maggior lunghezza del collo verrà trasmessa ai discendenti. Ben presto tutte le giraffe avranno il collo di tipo B più lungo e scompariranno le giraffe che invece restano con il collo di tipo A meno lungo. Darwin aveva formulato la sua teoria molti anni prima di divulgarla, infatti iniziò a scrivere il celebre libro L'origine delle specie nel 1844, ma lo completò e lo pubblicò solo nel 1895, anno molto importante, 1895, l'anno della pubblicazione della fondamentale opera di Darwin, L'origine delle specie. Il ritardo fu determinato dalla ritrosia di Darwin. Darwin ritardava la pubblicazione dell'opera. Perché? Perché Darwin temeva che le sue conclusioni sarebbero state respinte dagli altri scienziati, come era avvenuto con Lamarck, come era avvenuto con altri, accusati di non portare prove sufficienti. Quindi Darwin cercava di accumulare sempre più prove. Darwin preferiva, prima di pubblicarli, far leggere i suoi manoscritti ad amici e ad altri scienziati per chiedere il loro parere. La redazione dell'opera, che andava a rilento, fu accelerata da un evento sorprendente. Il naturalista australiano Alfred Wallace, nato nel 1823, morto nel 1913, quindi più giovane di Darwin, aveva condotto molte osservazioni nelle isole della Malesia e nel 1858, attenzione, recapitò a Darwin, che era un suo corrispondente, era un suo amico di penna, un manoscritto chiedendogli di pubblicarlo. Ebbene, quel manoscritto di Wallace conteneva una teoria dell'evoluzione del tutto simile a quella di Darwin. La situazione era molto imbarazzante e fu risolta con un accordo. Wallace, da buon gentiluomo anglosassone, gentleman, accettò che il suo scritto fosse pubblicato insieme ad una breve sintesi delle idee di Darwin, in cui veniva spiegato che Darwin aveva elaborato la sua teoria, che era identica a quella di Wallace, ben 20 anni prima. La pubblicazione congiunta venne realizzata nel 1858, quindi un anno prima della celebre opera di Darwin, L'origine delle specie. Wallace era stato davvero un gentiluomo ad accettare questo, cioè a riconoscere la priorità della scoperta a Darwin. Molti altri non l'avrebbero fatto, ma lui era un australiano, un gentiluomo anglosassone. Peraltro Wallace, che aveva elaborato appunto questa teoria dell'evoluzione simile a quella di Darwin, indipendentemente da Darwin, faceva un'eccezione per l'uomo.
Secondo Wallace il cervello umano faceva eccezione nella teoria dell'evoluzione. In che senso? Wallace osserva che il cervello dell'uomo civilizzato è identico, e non solo per dimensioni, a quello dell'uomo primitivo, quindi è eccessivamente avanzato rispetto all'uso che ne veniva fatto nelle società primitive. Non poteva essere un vantaggio adattativo per l'uomo primitivo questo cervello, e non si capisce perché la natura avrebbe selezionato un cervello simile rispetto ad altri cervelli meno complessi. Alle società selvagge, dice Wallace, sarebbe bastato un cervello 2 o 3 volte più piccolo. Quindi Wallace pensa che il cervello umano non possa essersi sviluppato solo in base alle leggi casuali dell'evoluzione, perché l'evoluzione conduce sempre ad un livello di organizzazione proporzionato e mai superiore ai bisogni di ciascuna specie, ma le nostre capacità superiori, quelle che ci permettono di comporre una sinfonia o di scoprire un teorema matematico, sono emerse prima, molto tempo prima che gli esseri umani le usassero, e prima che ne avessero bisogno. Non rappresentavano quindi alcun vantaggio, non avevano alcuna funzione per l'uomo primitivo. Le capacità superiori del cervello, dice Wallace, restavano inespresse tra gli uomini selvaggi, che neppure si accorgevano di averle. Wallace conclude che le facoltà del cervello umano non possono essere state prodotte dall'evoluzione. Deve esserci qualche potenza superiore, ovvero Dio, che è intervenuta e ha costituito il cervello umano, la più potente, la più recente delle innovazioni organiche. Wallace era convinto che ogni organo, funzione o comportamento fosse il prodotto dell'evoluzione naturale, nello stesso senso in cui pensava Darwin, ad eccezione della psiche umana. Wallace era religioso, per la verità credeva anche nello spiritismo, vabbè, e fa parte di quel gruppo piuttosto numeroso che accettò l'evoluzionismo, attenzione, accettò l'evoluzionismo darwiniano, pur rifiutandone le implicazioni relative all'uomo. Di questo gruppo fa parte anche Charles Lyell. Charles Lyell è importante perché con i suoi scritti, in particolare l'opera Principi di geologia, Charles Lyell aveva direttamente influenzato le idee di Darwin. Anche Darwin all'inizio era religioso, era un anglicano devoto. È significativo che andasse perdendo la fede man mano che elaborava la sua teoria evolutiva. Questo è interessante. Alla fine Darwin non credeva più in Dio. Molto significative, molto interessanti a questo proposito sono le lettere che si scrivevano, pur abitando nella stessa casa, Darwin e sua moglie, la quale cercava di convincerlo che le questioni di fede fossero di altro ordine rispetto alle conoscenze naturalistiche e che in religione non si dovesse applicare il medesimo metodo delle scienze. Quindi capite, la moglie di Darwin era molto religiosa e era un po' dispiaciuta che suo marito stesse perdendo la fede proprio in seguito alla riflessione sulle sue stesse scoperte. Quindi false e calunniose sono le affermazioni di coloro che ancora adesso dicono che Darwin sia stato spinto ad elaborare la teoria dell'evoluzione naturale dalla sua ideologia ateistica, e cioè che quella di Darwin in qualche modo non sarebbe stata una teoria scientifica derivante da osservazioni elaborate in maniera sincera e obiettiva, ma sarebbe stata il frutto del suo ateismo, della sua ideologia. Non è così, è vero esattamente il contrario. Darwin era credente e cristiano mentre realizzava le sue scoperte, e le realizzò nonostante o indipendentemente dalla sua fede cristiana. Darwin diventò ateo o comunque agnostico, ma sicuramente materialista, riflettendo a posteriori sulle sue scoperte. Purtroppo questa menzogna, questa falsa idea che Darwin avesse derivato la sua teoria dal suo essere ateo,
E questa è solo una delle numerose menzogne, delle numerose bugie propalate ad arte da una certa fazione reazionaria e creazionista per screditare Darwin o per attribuirgli intenti politici o ideologici che Darwin non aveva affatto. Si è anche arrivati ad inventare un rapporto personale di stima da parte di Darwin verso Marx o da parte di Marx verso Darwin, rapporto che non è mai esistito. Nell'opera Origine delle specie non si parla della derivazione dell'uomo da un'altra specie animale. Attenzione, ma come? Non si parla di questo? No, nell'opera fondamentale di Darwin, Origine delle specie, non si parla del fatto che l'uomo sia disceso dalla scimmia. Tuttavia, ovviamente, ciò era implicito. Prima che da Darwin la questione fu trattata da un suo discepolo e amico Thomas Huxley, che nasce nel 1825, muore nel 1895, nella sua opera Il posto dell'uomo nella natura, pubblicata nel 1863. Huxley rilevò affinità embriologiche ed anatomiche tra l'uomo e le scimmie, in particolare il gorilla, affermando che essi, l'uomo e le scimmie, dovevano avere un antenato comune. Darwin intervenne sulla questione nel 1871 con un altro testo importantissimo, L'origine dell'uomo e la scelta sessuale. Quindi, attenzione, 1859, L'origine delle specie, 1871, l'altra opera importantissima di Darwin, L'origine dell'uomo e la scelta sessuale. Darwin non si sofferma tanto sulle somiglianze fisiche tra uomo e scimmia, dandole per acquisite, per scontate, quanto piuttosto sull'origine delle facoltà morali e intellettuali dell'uomo, che lo distinguono notevolmente dai primati. Questo è importante perché Darwin sviluppa una ben precisa teoria di filosofia morale, una teoria morale. L'origine dell'uomo e la scelta sessuale assume una forte connotazione filosofica, va ben al di là delle teorie scientifiche. Darwin cerca di mostrare che le qualità psichiche dell'uomo e degli animali, tra di esse, tra le qualità psichiche dell'uomo e quelle degli animali, vi sia una differenza di grado, non una differenza di essenza qualitativa, e quindi l'intelletto dell'uomo può senz'altro derivare da quello degli animali, a differenza, ricordate, di quel che credeva Wallace. Tuttavia, attenzione, il potere mentale di un uomo è enormemente superiore a quello di una scimmia. L'uomo ha un senso morale, dice Darwin, che manca negli animali, anche se il senso morale dell'uomo somiglia alla socievolezza che anche gli animali possiedono. La morale umana è anch'essa un affinamento evolutivo di qualità che derivano dagli animali. Darwin cerca di elaborare una morale su basi materialistiche e biologistiche. Da questo punto di vista Darwin è ottimista. All'interno della specie umana, lui dice, l'evoluzione procede attraverso la cooperazione e non la lotta, perché la cooperazione è più utile per la sopravvivenza e per la felicità. Sono dunque destituite di fondamento tutte quelle teorie che ancora esistono di cosiddetto darwinismo sociale, che arrivano anche al razzismo manifesto, le quali teorie, deformando e falsificando il pensiero del grande naturalista, ritengono che la lotta della vita, la lotta per la vita e lo schiacciamento del più debole da parte del più forte siano normali e giustificate sulla base dei principi dell'evoluzione. Darwin non ha mai detto cose del genere. Secondo Darwin, la razza umana è una sola, prima di tutto. È la sua caratteristica, la caratteristica della razza umana, la caratteristica morale fondamentale della specie umana, risiede nella collaborazione e nell'organizzazione collettiva, non nello scontro e nella violenza, né tra individui, né tra singoli, né tra popoli. Molti studiosi sostengono che Darwin sia arrivato alle sue scoperte grazie ad una straordinaria padronanza
del metodo scientifico, la sua scrupolosa osservazione, pignola, classificazione dei fatti, le sue sottili generalizzazioni non erano mai sufficienti per lui. Abbiamo già detto che la pubblicazione dell'origine delle specie fu rimandata in attesa di trovare ulteriori prove, nel timore di poter essere smentita da altri scienziati. Darwin in particolare non conosceva le leggi di Mendel e questo gli creò molti problemi. Darwin non riuscì mai a comprendere la logica dei caratteri dominanti e dei caratteri recessivi. Darwin fece molti esperimenti, per esempio con piccioni o con una specie di crostacei molto rara, ma non riuscì a capire. Nei suoi appunti noi troviamo scritto «I nipoti somigliano ai nonni». Ma perché, scrive Darwin, perché molti caratteri saltano una generazione? I nipoti somigliano ai nonni in alcuni caratteri e non ai genitori. Naturalmente si tratta dei caratteri recessivi, ma Darwin non riusciva a capirlo. Darwin non riuscì mai a venire a capo del problema della trasmissione delle caratteristiche ereditarie. Voi sicuramente avete pensato alle leggi di Mendel. Infatti le teorie di Mendel vennero pubblicate nel 1865, quindi in teoria Darwin avrebbe potuto conoscerle, ma non fu così. Le opere di Mendel furono pubblicate in Moravia, un posto culturalmente isolato, in lingua tedesca. Darwin e molti altri in Inghilterra non leggevano il tedesco e soprattutto queste teorie non ebbero grande notorietà, furono pubblicate all'interno di un'università religiosa. Pensate che si è scoperto che Darwin aveva nella sua biblioteca lo scritto fondamentale di Mendel in tedesco, ma di certo non lo lesse mai. Darwin riusciva a collegare un gran numero di fatti provenienti dai campi più disparati, geologia, biogeografia, biologia, eccetera. Questa è la sua grandezza, una capacità straordinaria di paragonare fatti all'interno di discipline diverse, provenienti da discipline diverse. Comunque Darwin cercò sempre di organizzare esperimenti che potessero suffragare le sue teorie, però voi sapete che non è facile. Le prove dei mutamenti biologici avvenuti in epoche lunghissime non sono agevoli da trovare queste prove e possono dar luogo a contestazioni e controversie. All'epoca di Darwin non si potevano trovare le evidenze che abbiamo oggi e che derivano anche dalla genetica comparata. Noi abbiamo altre prove dell'evoluzione naturale, non sono solo i fossili o l'anatomia comparata, ci sono prove embriologiche, ci sono prove di genetica comparata, ma all'epoca di Darwin queste cose non erano neanche pensabili. Infatti successe che alcuni autori criticarono la scientificità di Darwin perché lo accusarono di aver costruito una teoria a priori con congetture indimostrabili, senza prove, senza evidenza empirica. In particolare, nelle sue teorie compaiono molte evidenze dei mutamenti che si verificano all'interno della stessa specie, ma nessuna prova, almeno così sostenevano alcuni critici, nessuna prova della trasmutazione da una specie all'altra. Cioè Darwin avrebbe più o meno provato il fatto che, come i fringuelli nelle isole Galapagos, vi ricordate, ci sono dei mutamenti all'interno di una stessa specie, cambia il becco dei fringuelli, ma Darwin non avrebbe mai portato prove della mutazione da una specie in un'altra specie, cioè in un animale completamente diverso. Prove che non si trovano nei fossili, cioè non si trovavano nei fossili dell'epoca di Darwin, conosciuti all'epoca, prove che riguardavano specie molto diverse tra loro, quelle dei fossili dell'epoca di Darwin, senza che vi fossero i cosiddetti anelli mancanti. Cioè non c'erano fossili che indicassero un passaggio continuo e graduale da una specie all'altra, c'erano fossili di una specie e poi fossili di una specie diversa, per quanto
appena diversa, ma non vi erano fossili, non vi erano prove dei cosiddetti anelli mancanti, degli organismi biologici intermedi tra una specie e l'altra. La teoria darwiniana fu molto contrastata, suscitò scandali, aprì un accanito dibattito. Infatti l'evoluzionismo colpiva in maniera diretta alcuni capisaldi della mentalità tradizionale ed appariva come un tentativo di fornire evidenze scientifiche all'ateismo. La spiegazione dell'adattamento, frutto del caso e della necessità, era di tipo meccanico e metteva in discussione la teologia naturale, metteva in discussione il provvidenzialismo. Fino ad allora in Inghilterra l'ordine del mondo, testimoniato dalla scienza, veniva interpretato come una prova dell'esistenza di Dio. Cioè in Inghilterra tradizionalmente si era raggiunto un compromesso tra scienza e religione. La scienza veniva sostenuta a tutti i livelli, anche dalla Chiesa anglicana, ma i risultati della scienza venivano comunque considerati dagli scienziati stessi, basta pensare a Newton o a tanti altri scienziati, come la prova di un ordine che poteva avere come creatore soltanto una persona intelligente, quale Dio. E invece Darwin sembrava mostrare che quell'ordine fosse apparente, fosse derivato dal caos, non bisognoso di un creatore divino e di un divino ordinatore. Le cause naturali, sembrerebbe leggendo Darwin, sono sufficienti. Inoltre l'uomo veniva privato in Darwin della sua posizione centrale e finalistica tra le creature. Diversi ecclesiastici, tra cui il vescovo Samuel Wilberforce, combatterono accanitamente, anche in discussioni pubbliche, l'evoluzionismo darwiniano. Questi oppositori dovettero però vedersela con il già citato Thomas Huxley. Thomas Huxley, soprannominato il mastino di Darwin, per la veemenza, per la vis polemica con cui difendeva la teoria dell'evoluzione. Celebre fu uno scontro dialettico tra Huxley e il vescovo Wilberforce avvenuto nel 1860. Huxley sostenne numerose controversie pubbliche in cui difese Darwin. Huxley, tra l'altro, inventò, almeno così si dice, la parola agnosticismo, e si definì lui stesso un agnostico. A Darwin, come ho già accennato, vennero rivolte numerose obiezioni. Come nel caso dei precursori settecenteschi dell'evoluzione, venne messo in luce che il tempo necessario all'evoluzione, così come formulata da Darwin, avrebbe dovuto essere di centinaia di milioni di anni. Questa era l'obiezione, mentre all'epoca di Darwin l'età della Terra era valutata in pochi, si fa per dire, pochi milioni di anni. Questo, tra l'altro, spinse Darwin a modificare in peggio, in maniera erronea, la sua teoria, inserendo elementi di lamarckismo e riducendo gli aspetti casuali delle mutazioni, al fine, capite, di abbreviare i tempi dell'evoluzione, al fine di far rientrare la sua descrizione dell'evoluzione all'interno dei tempi geologici che all'epoca erano considerati molto più brevi rispetto a quello che sappiamo oggi. Infatti solo all'inizio del Novecento si determinò la moltiplicazione per 100 della durata della Terra, cioè si capì che il tempo di vita della Terra è di 100 volte superiore a quello a cui si credeva in precedenza, cioè che la Terra era 100 volte più antica rispetto alle credenze del tempo in cui Darwin era vissuto. Questa scoperta fu possibile per via del carbonio radioattivo, così via. Comunque, il valore dell'opera di Darwin, l'origine delle specie, sta anche nel fatto molto importante che Darwin in questo libro prevede alcune possibili obiezioni e vi risponde. Per esempio, se le specie derivano da altre specie attraverso impercettibili variazioni, perché non troviamo dovunque queste forme di vite intermedie? Vi ricordate, l'abbiamo già detto, perché non ci sono i fossili
delle specie intermedie, degli anelli mancanti. Darwin sostiene che l'evoluzione naturale tende a eliminare velocemente le forme progenitrici o transitorie perché poco stabili o non adatte alla sopravvivenza. Come possono certi organismi molto complessi come l'occhio, questa è un'altra obiezione a Darwin, che funzionano solo quando sono perfettamente formati, come può l'occhio per esempio derivare da un'evoluzione casuale? Darwin risponde che non è vero che l'occhio ha una funzione solo quando è perfettamente formato in maniera molto molto complessa. L'occhio non ha una funzione solo nel suo stadio definitivo, anche nelle sue forme evolutive più rudimentali. L'occhio è all'origine il semplice nervo ottico, pur non potendo vedere, erano sensibili alla luce e quindi orientavano il movimento dell'animale. Quindi, dice Darwin, anche le forme abbozzate, rudimentali, intermedie, non definitive di un organo o di una struttura svolgono un loro ruolo che può anche non essere quello definitivo. Per esempio, dice Darwin, le vesciche natatorie di molti pesci si trasformano nel tempo in polmoni. In questo caso polmoni non ancora funzionanti come tali funzionavano in altro modo. La principale ricaduta filosofica comunque della teoria biologica darwiniana va trovata sicuramente nell'opera di Herbert Spencer. Herbert Spencer estese, come è noto, l'idea di evoluzione a ogni ambito della realtà, non soltanto alla biologia, facendo dell'evoluzione un concetto filosofico universale. Non ne parleremo qui delle teorie di Spencer perché ne abbiamo già parlato, abbiamo già dedicato un'intera video lezione a Herbert Spencer, a cui ovviamente vi rimando. Altri positivisti fortemente influenzati da Darwin furono il tedesco Ernst Haeckel oppure gli italiani Cesare Lombroso e Roberto Ardigò. Anche di essi abbiamo trattato in video lezioni di questa stessa playlist. Le conseguenze filosofiche e psicologiche del darwinismo sono immense. Molti già all'epoca definirono l'evoluzionismo darwiniano una nuova teoria copernicana che spingeva ancor più l'essere umano lontano dal centro dell'universo. L'essere umano non era più al centro del creato, ma veniva ridotto a forma di vita casuale e passeggera, effimera all'interno di un'evoluzione universale. E inoltre l'idea che poteva scaturire dalle teorie di Darwin è che anche le forme di vita che fino ad allora erano considerate inferiori venissero ritenute dotate di forme di conoscenza adeguate, come quella dell'uomo, perché adeguate al loro ambiente e alle loro necessità di sopravvivenza. Non si poteva dire più gli animali conoscono meno dell'uomo, conoscono peggio dell'uomo, sono da un certo punto di vista conoscitivo inferiori all'uomo, perché gli animali conoscono ciò che serve perfettamente alla loro sopravvivenza. Venne messa in dubbio, pensate, viene messa in discussione, dopo la diffusione delle idee di Darwin, persino la validità della conoscenza in sé, perché la conoscenza in sé finisce con l'essere valutata in relazione alla sua efficacia, alla sua utilità rispetto all'adattamento dell'ambiente, quindi non ci sarebbero davvero forme di conoscenza inferiori ad altre, perché forme di conoscenza ritenute inferiori ad altre nei loro contenuti, come per esempio quelle degli animali, vanno in realtà giudicate in relazione all'utilità che hanno nella sopravvivenza rispetto all'ambiente. Da questo punto di vista le forme di conoscenza detenute da alcune specie animali sono del tutto analoghe a quelle dell'uomo, perché ugualmente funzionanti come le conoscenze umane, ugualmente utili alla sopravvivenza in un ambiente che ovviamente è diverso dall'ambiente dove vive l'essere umano, e quindi ogni conoscenza inizia a essere vista in relazione alla sua efficacia, alla sua utilità rispetto all'ambiente. Dal punto di vista di molti evoluzionisti cambia anche l'approccio alla morale.
Non si tratta più di giustificare i comportamenti umani, ma di spiegarne i motivi in relazione alla sopravvivenza e all'adattamento all'ambiente. Darwin, lo abbiamo visto, aveva individuato i motivi del comportamento umano non nella ricerca del piacere e nella fuga dal dolore, bensì nella tendenza a rafforzare il gruppo e il benessere del gruppo, il quale si fonda su istinti primari quali la simpatia, sympathy nel senso inglese di sympathy, nel senso etimologico di sympathy, una parola già resa famosa nel Settecento da autori quali Hume oppure Hutchison. Secondo Darwin, la selezione naturale favorisce l'affermazione di quelle tribù ben dotate di qualità sociali, generosità, fedeltà, coraggio, capacità di relazionarsi agli altri. Nel corso del tempo tali qualità morali e sociali sono destinate a progredire, a rafforzarsi, a diffondersi. Gli istinti sociali diventano ulteriormente sviluppati e raffinati con il sorgere delle capacità di astrazione e di riflessione. L'uomo tiene sempre in maggior conto il benessere e la felicità dei suoi simili. Nel corso della sua evoluzione la razza umana ha avuto la tendenza ad estendere la sua simpatia, la sua sympathy, fino a comprendere tutte le etnie e anche gli individui deboli di mente o malati nel fisico, che non vengono più considerati uomini inutili. Ed inoltre, dice Darwin, la simpatia, la sympathy dell'uomo arriverà a comprendere anche gli animali. L'etica di Darwin non è utilitaristica, l'agire morale si basa su caratteri geneticamente ereditati e non su un calcolo. Inoltre, secondo Darwin, il bene non si identifica con il piacere o con il piacere del maggior numero, a differenza, ricordate, di quel che diceva Bentham, bensì con la conservazione e la riproduzione del gruppo. La sopravvivenza e la riproduzione possono anche andare a scapito del piacere dei singoli individui. Abbiamo già detto che le basi materialistiche della morale di Darwin poggiano sulla cooperazione, sull'idea di cooperazione e di socievolezza. Le teorie di Darwin danno origine al darwinismo sociale, l'abbiamo già accennato, ovvero l'interpretazione di tipo diverso, all'interpretazione variamente orientata della società e della politica in accordo con le leggi dell'evoluzione. Coloro, per esempio, che mettono al centro l'ereditarietà usano Darwin per giustificare una società conservatrice chiusa, in cui le classi e i popoli più poveri e disagiati sono considerati inferiori, sono visti come elementi che infettano la società, trasmettendo ai discendenti caratteri regressivi e quindi sono condannati alla subalternità. Coloro invece che mettevano al centro il tema della lotta per la sopravvivenza come fattore di progresso esaltavano l'individualismo, il liberismo e la concorrenza sfrenata, come l'americano William Sumner, che scrisse, aperte virgolette, libertà, diseguaglianza, sopravvivenza dei più adatti fanno progredire la società, assenza di libertà, uguaglianza, sopravvivenza dei meno adatti fanno degenerare la società. Queste tipologie di darwinismo sociale, in cui i popoli o le presunte razze prendono il posto dell'individuo, favoriranno il dominio sui popoli, le idee della giustificazione del dominio di popoli su altri popoli, le guerre, il colonialismo, il razzismo. L'importante è ricordare che Darwin e le sue teorie non sono responsabili di tutto questo. Darwin e le sue teorie non giustificano per nulla tutto questo. Il razzismo pseudoscientifico post-darwiniano ottocentesco di un Galton, di un Gobineau, di un Chamberlain rappresentano una deformazione, una strumentalizzazione, un tradimento di Darwin. Purtroppo il razzista Francis Galton, l'ultimo nome che vi ho scritto qui sulla lavagna, il razzista Francis Galton, inventore della parola eugenetica, era il cugino di Darwin e quindi purtroppo la parentela fu sfruttata per dare autorevolezza alla sua interpretazione di Darwin, che, ripetiamo, è un'interpretazione storpiata e assurda. Forse parleremo delle teorie di questi razzisti in un'altra videolezione, ma in realtà ne abbiamo già accennato, ne abbiamo già parlato in alcune videolezioni di storia. Darwin ricevette anche delle critiche, per così dire, da sinistra.
Friedrich Engels, lo conoscete, no? L'amico di Marx, deplorò l'uso della teoria darwiniana al fine di giustificare, come abbiamo visto, la spietata concorrenza e le diseguaglianze sociali. Egli accusò Darwin di aver applicato alla natura il paradigma economico liberale, di aver quindi ideologizzato la natura. Invece alcuni rivoluzionari come l'anarchico Piotr Kropotkin si tennero fedeli all'insegnamento di Darwin. A Kropotkin e ad altri rivoluzionari socialisti Darwin piaceva perché personaggi del genere individuavano nella cooperazione, non nella lotta, il motore del progresso, come appunto aveva fatto Darwin. Inoltre molti democratici e socialisti riformisti anch'essi apprezzarono l'idea darwiniana delle mutazioni continue e graduali. Un socialista quale Karl Kautsky, quello dell'austro-marxismo, Karl Kautsky, cercò di conciliare socialismo e darwinismo nella sua opera Etica e concezione materialistica della storia del 1906. Infine anche molti liberali riconobbero il tratto fondamentale del darwinismo in che cosa? Nel pluralismo e nella diversificazione di idee e di modi di vita nell'ambito della società. Quindi utilizzarono Darwin per fondare una teoria evoluzionistica della democrazia. Questo è il caso di alcuni esponenti del pragmatismo americano come Charles Peirce e John Dewey. Anche ad essi abbiamo dedicato alcune video lezioni. Charles Darwin morì nel 1882 ed ebbe l'onore della sepoltura nell'abbazia di Westminster, dove, tra gli altri, giace anche Isaac Newton, giacciono anche le spoglie di Newton. Io ho terminato con Darwin e il darwinismo, vi ringrazio di avermi seguito, spero di essere stato utile a qualcuno riguardo le teorie di Darwin e anche le interpretazioni, i risvolti filosofici e morali delle teorie di Darwin. Vi ringrazio tutti e vi saluto, alla prossima.